quello di cui ci vogliamo occupare oggi è di creare un array di stringhe, caricarlo e poi stamparne il contenuto. Che cos'è un array? È una struttura a dati le cui componenti sono tutte dello stesso tipo. Allora, intanto che cosa facciamo? La prima cosa che andiamo a fare è quella di dichiarazione del nostro array. Quindi andiamo a dichiarare il nostro array che chiameremo frasi. L'array abbiamo detto che sarà di tipo stringhe ed è un vettore, gli diamo una dimensione. Questo array sarà fatto da 4 componenti. Poi diciamo, il passo successivo è quello di dichiarare le variabili che mi servono nel mio algoritmo. La prima variabile che mi serve è un i che mi servirà per scorrere il mio array e una variabile indice. Entrambe saranno di tipo intero. Benissimo, abbiamo diciamo dichiarato tutte le nostre variabili. A questo punto passiamo alla inizializzazione del nostro array. Come facciamo ad inizializzare il nostro array? Per inizializzarlo gli mettiamo la stringa vuota. Quindi per fare questo, siccome io so già a priori che l'array è lungo 4, metto un ciclo for, un ciclo per, in cui la variabile i dell'indice parte dalla componente 0 ed arriva alla componente 4. Quindi faccia alla 3, perché abbiamo detto che l'abbiamo dichiarato lungo 4, e con passo 1, quindi ogni volta il mio indice viene incrementato di 1. Che cosa faccio? Quindi, che cosa faccio all'interno del ciclo? All'interno del ciclo metterò un'istruzione di assegnazione che mi permette di assegnare a frasi di i il valore, la stringa vuota, quindi con le doppie virgolette. Passiamo alla parte successiva che consiste nell'acquisizione delle mie stringhe. Acquisizione, cioè chiederò il contenuto di ogni componente dell'array all'utente. L'utente quindi dovrà digitare la frase che deve essere inserita nell'array. Allora, la prima cosa che faccio è assegno alla mia variabile indice il valore 0 e poi decido di utilizzare un ciclo post condizionale. Perché decido di utilizzare un ciclo post condizionale? Visto che non l'abbiamo mai utilizzato, lo usiamo anche per provarlo. Allora, in che cosa consiste allora il ciclo post condizionale o con controllo in coda, che viene anche chiamato ciclo do while? Qui è in italiano e quindi viene tradotto come fai. Allora, intanto vengono eseguite le istruzioni, quindi viene eseguito questo blocco e poi, dopo aver eseguito, diciamo, il blocco di istruzioni, viene effettuato il controllo. Questa è la parte del controllo, è qua che io adesso vado a mettere il mio controllo e che cosa vado a controllare? Vado a controllare che i sia strettamente minore di 4 e contemporaneamente frasi di i sia diverso da fine. Perché vado a controllare che frasi di i sia diverso da fine, quindi fine
che io scrivo diciamo in maiuscolo, perché? Perché in pratica l'utente potrà inserire fino a 4 frasi, oppure se ne vuole inserire solo una o due, a un certo punto inserirà la scritta fine e quindi il ciclo terminerà. Quindi in questa condizione, in pratica, quando la condizione è vera, quando entrambe le condizioni, stavamo dicendo che queste due condizioni devono essere verificate entrambe. Quindi quando i è maggiore di 4 oppure frasi di i è uguale a fine, io esco dal mio ciclo. Che cosa fa questo ciclo? Allora, innanzitutto farà una istruzione di scrittura. Che cosa vado a scrivere? Vado a scrivere di inserire la frase, quindi o possiamo mettere anche inserisci la frase, due punti, virgolette, and i, quindi con il cui indice è i. E poi che cosa farò? Aggiungerò un'altra scrittura che dice: per terminare l'inserimento digita fine. Quindi l'utente può scegliere anche di digitare fine. Che cosa faccio a questo punto? A questo punto faccio l'istruzione di lettura e vado a leggere frasi di i. Letto frasi di i, il passaggio successivo è quello di andare a stampare il mio, diciamo, il contenuto del mio array e quindi andare a stampare ogni singola frase che l'utente ha inserito. Quindi per fare questo userò un ciclo, sempre un ciclo for, però in questo caso uso una variabile indice che ho dichiarato precedentemente e il valore iniziale di indice andrà da 0 a i-1, che è l'ultima componente del mio array che io ho caricato, che potrebbe essere l'ultima oppure potrebbe corrispondere a quella che ho caricato quando ho inserito la scritta fine. Che cosa faccio a questo punto? Scrivo frasi di indice. Ok, detto ciò, possiamo salvare il nostro array, poi il nostro programma e possiamo andare ad eseguirlo. Andiamo ad eseguire il programma per vedere se funziona. Per vedere se funziona dobbiamo avere una serie di frasi da inserire. Abbiamo scelto delle frasi, diciamo, particolari perché oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quindi andiamo ad eseguire il nostro programma e inseriamo la frase di indice 0. La frase di indice 0 è la seguente, ok? Allora lui mi dice a questo punto inserisci la frase, ah c'è un errore, vedete che mi dice inserisci la frase 0, è perché ho dimenticato di incrementare il mio indice, quindi qua devo, se no rimane sempre 0, devo fare in modo che la mia i venga incrementata di 1, quindi che i diventi diciamo i più 1 al passaggio successivo. Salviamo, andiamo ad eseguire e inseriamo la frase di indice 0. Poi a questo punto vedete che mi dice inserisci la frase di indice 1 e inseriamo questa. A questo punto mi dice di inserire la frase di indice 2 e poi inseriamo l'ultima. Volendo si potrebbe inserire anche fine, ma inseriamo l'ultima
Ok, allora di 4 e frasi di i meno 1, diverso da fine. Ok, salviamo, rieseguiamo. Dopo aver inserito l'ultima frase, vedete che lui mi stampa tutte le frasi che io ho inserito. Benissimo, facciamo un'ultima prova mettendo per esempio una frase sola e poi mettendo la scritta fine per verificare che funziona. Vedete che lui stampa solo, diciamo, le frasi le due frasi che ho caricato. Ok, allora abbiamo finito, abbiamo visto che il nostro programma funziona e ricapitolando che cosa abbiamo visto con questo programma? Allora, intanto abbiamo visto come si dichiara un array di stringhe, abbiamo visto come si usa il ciclo for, abbiamo visto come si usa il ciclo post condizionale fai o do while in inglese e poi abbiamo anche utilizzato l'operatore logico AND per usare diciamo, per valutare due condizioni. Allora, con questo, diciamo, esercizio per oggi abbiamo finito e andremo avanti la prossima volta con qualche altro esercizio. Ciao a tutti!